3 cose in cui avrei dovuto dare retta ai miei insegnanti. E per giustizia e compensazione arriva anche la serie di 3 cose in cui invece non ho dato retta, almeno non più di tanto, ai miei insegnanti e invece farlo sarebbe stato decisamente meglio. E a posteriori direi proprio che la terza è quella di cui mi sono pentita di più, la più importante. La numero 1 si chiama costanza. Io sono sempre stata dall'adolescenza, diciamo fino ai 20-21 anni, una persona piuttosto discontinua dal punto di vista dello studio. È anche vera però una considerazione molto importante che farò come numero 3 perché merita un numero tutto per sé e per varie ragioni. Ovviamente studiare con più costanza dà risultati migliori, questo è banale e non c'è neanche bisogno di fermarci sopra. Invece l'aspetto che nel mio caso avrebbe fatto la differenza è un po' particolare, cioè in quel periodo a cui io sto pensando, se io avessi seguito pedissequamente e diligentemente la maggior parte dei consigli che mi venivano dati, sarebbero andate le cose molto male, spesso. Questo mi avrebbe però fatto accorgere prima di essere su una strada che non faceva per me e quindi magari avrei potuto cambiare direzione e risparmiare tempo, fatica, stress, eccetera, eccetera. Questo sì. In ogni caso applicare più costantemente possibile quello che ti viene insegnato ti mette nella condizione ideale, che è quella di avere chiarezza sul tuo percorso. Se continuando ad applicare efficacemente, dopo averlo ben capito, quello che ti viene predicato, insegnato, non ottieni i risultati che vuoi, anzi magari hai addirittura dolori o cose di questo genere, hai un segnale molto chiaro che devi cambiare strada e anche alla svelta. Nell'altro caso, ovviamente, il tuo percorso accelera e migliora di qualità. Sembra un consiglio scontato questo della costanza, in realtà non lo è assolutamente perché non c'è niente che in questa epoca sia meno di moda che fare qualcosa di scomodo che poi ti porta a un grande piacere, ma rimandare il piacere immediato, la gratificazione della notifica sul cellulare piuttosto che del piacere del dopaminico estemporaneo per invece investire su qualcosa che a medio-lungo termine ti darà molto più risultato, ma ti richiede momentaneamente uno sforzo per arrivare a quel piacere. Numero 2. Un periodo di studio davvero intensivo, in particolare nel mio caso mi era stato consigliato da un ottimo maestro un periodo di studi di Chopin intensivi, perché io ero andata da lui dicendo: maestro, io ho problemi tecnici, non riesco a fare questo, non riesco a fare quell'altro, voglio andare più veloce, voglio eccetera eccetera, tutte le cose che tutti vogliamo, e lui mi aveva detto: ma la tua mano non ha problemi, devi semplicemente fare l'esperienza di una serie di formule tecniche in maniera intensiva e ben fatta. Io sul momento ero molto entusiasta, poi sono tornata quella era una masterclass, sono tornata alla mia situazione abituale in cui questa intenzione che pure io avevo si è persa. Vedi punto numero 1, ecco. Era un ottimo consiglio, sarebbe stata davvero un'occasione per cercare magari la persona giusta, il maestro giusto che sapesse davvero vedere dentro quelle combinazioni di note, metterle in relazione con la mia fisicità, con quello che tu vedi da fuori e come dovresti vedere da fuori come maestro, come maestra, e non applicare qualcosa che magari per te funziona, forse, ma non è detto che funzioni applicato su qualcun altro. In particolare l'occasione davvero bella non era tanto l'opera in sé, quindi gli studi di Chopin, piuttosto che quelli di Liszt, che le sonate di Beethoven o qualsiasi altra opera importante, ma il fatto molto più cruciale secondo me in spagnolo si dice entregarsi, di consegnarsi, di darsi interamente per qualcosa per un periodo. Non può essere percorribile tutta la vita questa strada, che diventerebbe limitata, ma invece farlo in maniera molto intensa per un periodo con ardore, con passione, con entrega totale, dando completamente se stessi, lo posso tradurre così. E questa sarebbe stata un'esperienza meravigliosa
ed è un'esperienza da fare forse quando ancora puoi farla, perché poi subentrano altre cose, magari il lavoro, altre situazioni, per cui diventa più difficile crearsi quell'isola. Se lo vuoi lo puoi fare, lo puoi raggiungere, ma certamente il prezzo è più alto. E invece farlo proprio nel momento in cui il desiderio è così forte, è un'occasione da non perdere. Questi momenti, quelli in cui davvero le stelle coincidono, sono momenti preziosi da prendere, e da prendere quando si presentano, quando te ne viene la voglia, quando senti che il fuoco è quello giusto. E se lo fai quando oramai questa sensazione, questo desiderio si è affievolito, non è la stessa cosa. Magari poi può essere, e certamente la maggior parte delle volte accade, che si ricrei anche quel momento, ma non possiamo sapere quando, non sappiamo quando saremo ancora in quello stato di quasi estasi, no? Di desiderio intenso, di voglia di dare il 100% di noi stessi per qualcosa. Ecco, quando si presenta una di queste occasioni è certamente da prendere. Numero 3, saper costruire bene il tempo di studio e dividerlo in due fasce principali. Questo consiglio in realtà non era di un mio insegnante, di una mia insegnante, ma lo avevo trovato in uno dei tanti libri che leggevo sul tema, e se non sbaglio dovrebbe proprio essere il libro di Neuhaus, L'arte del pianoforte. Non ne sono completamente certa, ma mi sembra che fosse da lì che proveniva, e questo sarebbe stato davvero illuminante. Cosa voglio dire con questo? È una cosa che per esempio chi lavora e ha lavorato con me in Change Energy sa fare piuttosto bene, perché la insegno fin dal primo momento praticamente, e poi mano a mano che si va avanti diventa un'abilità oramai molto semplice, molto intuitiva da applicare, molto automatica. Per me quando studiavo non è stato così, perché nessuno mi ha detto di fare questo, mi ha suggerito di fare questo. Spesso succede che cosa? Che vaghiamo quando studiamo, specie nel periodo appunto dell'ardore intenso, tra il repertorio che stiamo preparando per concerti, concorsi, quello che è per suonare in pubblico o per gli esami magari, e le cose che vorremmo fare. Quindi sì, almeno nel mio caso io navigavo costantemente tra queste due cose, ma mai potevo dare piena attenzione a quello che avrei voluto leggere, a quello che avrei voluto esplorare, perché c'era sempre l'altra parte che era giustamente preponderante in quella situazione, e a meno che io non decidessi di dedicare sistematicamente ogni giorno quasi del tempo a quell'attività, rimaneva un qualcosa di accessorio, di fatto occasionalmente, e fino a che invece non diventa un'abitudine di quelle belle, non c'è mai un progresso reale. Nel dettaglio il consiglio era questo: si suggeriva di mantenere un numero di ore giornaliere per il repertorio appunto accademico, quindi preparare gli esami, preparare i concerti, preparare i concorsi, eccetera, il repertorio anche didattico, cioè quello che studi non necessariamente magari perché c'è l'esame, il concorso o il concerto, ma perché serve per la tua evoluzione musicale, per il tuo costruirti come musicista. E l'altra parte della giornata, una parte magari un pochino minore, penso che il numero di ore fosse in quel caso 6, e appunto lui suggerisse 4 ore repertorio accademico e percorso musicale proprio, e 2 ore invece repertorio da esplorare. E questa parte di repertorio da esplorare, però concepita come esplorazione fatta bene, non come leggo una volta. Quello è l'esercizio di lettura a prima vista, anche quello va fatto, è un'ottima cosa, è anche divertente, ma è una cosa diversa. Invece io mi riferisco proprio a un momento in cui ti dedichi alla lettura, a una buona lettura. Quindi una buona lettura vuol dire che se decidi di, che so, leggere gli studi sinfonici, vuol dire che poi li sai anche suonare dall'inizio alla fine, magari non li e più o meno al loro tempo. Non vuol dire che andrai a portarli a qualche concerto concorso per il momento, ma vuol dire che è un pezzo che hai sviscerato, che hai studiato in profondità e che arrivi a conoscere piuttosto bene. E anche se appunto non necessariamente poi farà il salto dall'altra parte e diventerà uno dei tuoi pezzi accademici. Questa è una parte del repertorio importantissima. Uno è un momento davvero magico, perché studiare qualcosa in questo modo senza avere
Lo spauracchio dell'esame, del concorso è in qualche modo più rilassante, più liberatorio e ti dedichi a quello per il puro piacere di farlo, che è qualcosa che non dovrebbe mai mancare nelle nostre giornate. Ma l'altro lato bello è un effetto collaterale che però poi è necessario per fare la carriera, se vuoi fare il musicista davvero. Ti costruisci un repertorio che poi ti servirà, perché se poi ti capiterà di suonare a buoni livelli, a volte sarà necessario avere tanto repertorio, non solo il repertorio di un concerto, ma magari almeno 2, 3, 4 repertori intercambiabili tra loro, magari mischiabili in qualche misura, non sempre, ma ti servirà avere della carne al fuoco, per così dire, del materiale pronto, che è pronto per essere studiato, essere messo in repertorio, magari studiandolo in maniera ancora più approfondita, eccetera. Però deve già essere lì. È molto più difficile poi doversi costruire questo repertorio in un secondo momento, quando già ce l'hai bisogno, no? Giustamente dicono build it before you need it, è fondamentale, costruiscilo prima che sia necessario, prima di averne bisogno. Questo vale anche per tante altre cose, ma io mi limito qui alla musica. Quindi prima lo fai e prima li metti nel bagaglio e meglio è. Naturalmente, specialmente per questo repertorio che ha delle forti connotazioni tecniche, è fondamentale farlo con qualcuno che davvero capisce quello che ti sta insegnando, quello che ha davanti, che è disposto anche a metterlo in discussione, perché lo stesso principio applicato appunto su studenti diversi non funziona esattamente allo stesso modo. Certo, è vero che il nostro corpo funziona secondo principi universali, ma invece non sono per niente universali le condizioni fisiche, mentali, emotive della persona che hai di fronte, dello studente, e che incidono parecchio. Non sono universali le fasi in cui si trova lo studente. Lo stesso principio diventa meno applicabile per una persona che magari non è ancora pronta con la mano a fare determinate cose, a capire, portare avanti e riuscire a controllare certi movimenti, quindi magari bisogna agire in maniera diversa per poi arrivare a quello. Insomma, tutto è oggettivo e niente è oggettivo in realtà, perché è sempre declinato in maniera personale, e se non hai vicino qualcuno che è disposto a vedere ogni volta con occhi nuovi, il che significa fare un lavoro scomodo, difficile e poco popolare, e diventa davvero complicato raggiungere buoni risultati. Questi erano i miei consigli che avrei voluto seguire. Fammi sapere se anche tu hai qualche consiglio che vorresti aver seguito e ti sei poi pentito di non averlo fatto, e se riesci a dividere il tempo di studio nella maniera di cui abbiamo appena parlato. Iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, perché è un bel segno che potrebbe portare tante informazioni utili a più persone possibile, e noi ci vediamo al prossimo video.